Buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati sul canale degli RR Cruise Project. Oggi siamo di fronte a un mezzo piuttosto particolare, parliamo di un mezzo agricolo, di un trattore, in particolare di un Fiat 480. Come vedete siamo di fronte alla pompa di iniezione del gasolio, perché oggi vorrei parlarvi di una questione legata a un imprevisto che ho dovuto affrontare qualche giorno fa. Ovvero finendo il gasolio, non essendomene reso conto, ovviamente può capitare, il trattore si è ovviamente spento anche dopo aver reinserito 4-5 litri di gasolio. Il trattore non riusciva a ripartire, non perché la pompa fosse rotta, ma per il semplice fatto che svuotandosi precedentemente ha lasciato spazio all'aria all'interno del circuito, quindi per farlo ripartire correttamente è necessario doverla eliminare. Quindi si prendono in considerazione i viti di spurgo che stanno proprio sulla pompa dell'iniezione, che è quella che vedete nell'inquadratura. In particolar modo dovete prendere in considerazione questo bullone, che si può svitare tranquillamente con una chiave inglese, non essendo stretto a morte, e dovrebbe essere una 8, insomma. Una volta svitata appena, noterete l'uscita di alcune bolle d'aria. A quel punto favorite l'uscita dell'aria attraverso questa leva, ok, di quest'altro organo collegato alla pompa di iniezione, la premete e così aiuterete ovviamente il gasolio a rientrare nel circuito, eliminando quindi l'aria in eccesso, l'aria presente insomma. A quel punto provvedete alla richiusura, ovviamente senza stringere a morte, dopodiché vedrete che senza l'aria all'interno del circuito del gasolio il trattore ripartirà tranquillamente, se ovviamente avrete riaggiunto un quantitativo necessario di gasolio tale da ovviamente permetterne il funzionamento. Però ovviamente adesso esistono numerose, anche qui a livello di mezzi agricoli, tipologie di mezzi e quindi anche di marche, di conseguenza non è sempre così evidente, no, andare a rintracciare questi tipi di bulloni. In base alle possibilità che ho, posso farvi vedere qualche altro mezzo così da poter spaziare per più marche possibile e potervi dare insomma il maggiore aiuto possibile. Ecco, qui siamo di fronte a un trattore di più piccola cilindrata, parliamo di un Super Tigre della Carraro. Come vedete la pompa a iniezione si trova, ecco qui in questo punto, quindi appena dietro il tubo di scarico. Vedete gli iniettori. Ora in questo caso potrete agire, quindi la cosa che dovete tenere presente è sempre quella di andare a rintracciare gli iniettori, ok? E quella piccola leva che vi ho fatto vedere prima, eccola qui, la ritrovate in questo modo su quest'altra tipologia di mezzo agricolo. Quindi a questo punto qua andate a svitare leggermente questo bullone qui con un cacciavite spaccato o comunque sempre con una chiave inglese, ok? Dopodiché andrete a premere quella leva, farete ecco, fuoriuscire tutta l'aria e richiuderete il tutto e poi farete ripartire il trattore tranquillamente. Proviamo ad andare oltre. Qui siamo di fronte a un cingolato di nuovo della Fiat 455. Come vedete abbiamo trovato, ecco, i vari iniettori. In questo caso il bullone in questione, nel caso in cui incappate in quel tipo di problema, è proprio quello che vedete nell'inquadratura. Svitandolo ovviamente anche qui uscirà l'aria, dopodiché provvederete alla sua chiusura. E ancora di nuovo di fronte a un mezzo cingolato siamo, in particolar modo un Lamborghini C352. Quello che dovete fare in questo caso è andare a svitare questo grande bullone che vedete, questo grande dado che vedete nell'inquadratura. Anche qui ha una testa che rende possibile ovviamente lo smontaggio anche tramite cacciavite spaccato. Dopodiché vi recherete, ecco, in prossimità della pompetta e andrete a premere questa leva. A quel punto provvedete alla richiusura di nuovo del dado e il trattore di nuovo partirà, ovviamente se non ci sono problematiche di altro tipo. Bene, per questo video è tutto.
Se vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e seguiteci ovviamente sui social per tutti gli aggiornamenti su questioni di questo genere. Follow me.